Buongiorno a tutti, siamo arrivati finalmente a Xi'an, come avevamo detto, per proseguire la serie dei nostri viaggi in Cina. Questa è una nuova città, ma una vecchissima capitale, la prima capitale dell'impero, è stata capitale per ben 13 dinastie, Ming e Qing. Siamo arrivati proprio adesso e facciamo prima un breve room tour e poi usciamo e cominciamo a esplorare questa bellissima città. Doccia. Qui c'è il letto di Dimitri che intanto sta preparando il tè. Poi al piano di sopra saliamo queste scale, altro letto, un futon per me e Anna Maria. Ecco. La parte più interessante è sicuramente la terrazza che affaccia su questa animatissima via. Siamo nella via della calligrafia, quindi troviamo tutti oggetti per la calligrafia, libri e quant'altro. Abbiamo qui davanti una bellissima pianta di osmanto odoroso e infatti c'è un profumo nell'aria che rende lo stare in questa terrazzina al fresco ancora più piacevole. Allora, iniziamo il giro di Xi'an dalla via sotto casa, intanto andiamo a cercarci anche qualcosa da mangiare. Oh, 你好，你好。看一下那个。 Bello grasso.哎呀，我跟你说，没劲，没劲了。他要买一个那个大疆大疆 Pocket 3，哦那个小的，那个好，就挎在前边那个。对，因为他说了方便。方便，比这个还方便。对。 Si è fatto un giretto per le vie del centro, per alcune vie del centro. Abbiamo mangiato un panino, ora te lo può dire da Dimitri. Ci stiamo dirigendo verso il Wolong Temple, che è uno dei più antichi templi di tutto lo Shanxi, che è la regione di Xi'an. Infatti risale a circa 160-180 d.C., senza 1000 davanti, quindi cioè molto vecchio. Ovviamente nel tempo è stato ristrutturato, restaurato e via dicendo, però insomma è uno dei più antichi templi buddisti della Cina. Didi, come si chiamava il panino che si è mangiato? Rojiaomo. Il Rojiaomo. Questo tempio è un tempio ancora pienamente attivo a livello religioso ed è frequentatissimo dai cittadini cinesi, e anche perché è uno dei pochi che non è inserito nei circuiti turistici più importanti.
seppur, come ripeto, è uno dei più antichi di tutta la provincia del Shanxi. Siamo arrivati nel mezzo di una funzione . Come si può vedere, i monaci sono indifferentemente uomini e donne. Essendo un tempio attivo e frequentato dai fedeli, lo si può venire a visitare ovviamente, oltretutto è gratuito, però bisogna cercare di mantenere un certo contegno, bisogna cercare di essere moderati. Noi abbiamo finito la visita al tempio, bello, molto bello, merita tantissimo. Andate a vederlo se siete a Xi'an, perché è veramente molto 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 bello. Adesso ci dirigiamo verso le mura, anche se è un po' presto, e facciamo il giro delle mura aspettando il tramonto. Allora, siamo arrivati alle mura di Xi'an, l'ingresso è qua, alle mie spalle. Dopo aver fatto un passaggio alla pagoda, alla piccola pagoda dell'ora selvatica, non fortunata perché l'abbiamo trovata chiusa, quindi siamo venuti sulle mura per assistere, diciamo, al tramonto, anche se oggi pomeriggio è nuvoloso e quindi non vedremo un gran tramonto, però vabbè, ci facciamo una passeggiata sulle mura, almeno un pezzo. Ci siamo rinfrescati una mezz'oretta a un bar, preso una bella limonata fresca e adesso si sale sulle mura vere e proprie. Allora, se venite a Xi'an non potete mancare di fare una passeggiata sulle mura. Le mura di Xi'an sono state edificate intorno al 1300 durante la dinastia Ming. Sono le mura cittadine meglio conservate di tutta la Cina e se potete venite verso il tramonto, magari con una giornata migliore di questa, ma anche così non è affatto male. Sono lunghe 13 km e mezzo circa, poco più. Si possono fare in bicicletta, ma per assaporare tutta l'atmosfera la potete fare benissimo anche a piedi, lentamente, e avrete da una parte la città vecchia con le sue costruzioni più antiche, mentre dall'altra parte c'è tutta la parte moderna della città. Lui è Dimitri di My Life in China,
seguitelo perché è bravissimo, racconta le cose in una maniera molto esaustiva. Xi'an non è solo importante perché è stata la prima capitale della Cina, dell'impero cinese, ma anche perché da Xi'an partiva la via della seta e proprio dalla porta ovest lungo queste mura troviamo l'inizio della via della seta. La strada che costeggia le mura, all'interno delle mura, è piena di localini, bar, ristoranti. Qualcuno, come abbiamo visto, ha anche un bellissimo rooftop dove poter prendere un aperitivo e godersi il panorama. Allora, il camminamento è bello largo e dà l'idea dell'imponenza di queste mura che sono alte, nel punto più alto 12 metri circa, ma hanno una larghezza alla base dai 13 ai 15 metri, quindi sono delle mura veramente invalicabili. Durante i vari restauri che via via ci sono stati delle mura di Xi'an, i vari carpentieri mastri che posavano le pietre hanno inciso sulle mattonelle e sui mattoni i propri nomi o le proprie insegne, e si possono ancora trovare guardando attentamente, insomma, le mattonelle. Siamo arrivati quasi alla fine delle mura e adesso scendiamo, andiamo a cercare qualcosa da mangiare e intanto io provo a ricaricare la batteria perché mi sta abbandonando. Ci vediamo dopo cena per una Xi'an illuminata. A più tardi. Qui alla porta ovest si conclude il nostro giro sulla muraglia. Siamo arrivati a vederla illuminata e è molto molto bella. Merita sicuramente la visita, come ho già detto prima. È la famosa porta ovest da dove transitavano le carovane della via della seta. Sì, infatti c'è un cavallo. C'è un cavallo disegnato, sì, scolpito. Bella. Ci siamo fermati a mangiare in questa bettolina e io provo i Biang Biang Mian. Biang Biang Mian. Vediamo. In 3 si è speso 78 yuan, circa 10 euro. Dimitri ha preso la cosa più costosa. Dimitri hai preso? Yarou Palmon. E Anna Maria ha preso gli spaghetti di riso. La mia bella piattata di Biang Biang Mian. E questo è quello di Dimitri con l'aglio. Aglio. Sì, ma è dolce quest'aglio. Sì, appunto. Sì. Questa è quella dove si spezzetta il pane e poi dopo c'era buttato brodo, carne, verdura, l'avanzi del giorno prima. Buono?
Buono? Mi sembra dalla faccia. No, buonissimo. Va bene, ora aspettiamo mamma. Anna Maria, non è colpa di nessuno, eh? Sembra ci sia piaciuto. No, a me sì. Te, Te no? quello che mangiava appena era quello. Vabbè, ma è questa la patria di questo A quanto pare anche la patria dell'Amish, però. Vuoi sapere di sa? Cosa? D'agnello. Ah, è vero, perché a te non lo senti. Cioè io non lo sento, te lo senti. Mamma mia. È agnello allo stato puro, un pochino d'anice dentro. Abbiamo finito adesso di mangiare. E abbastanza, per me è abbastanza buono. Anna Maria ha sofferto un pochino con la sua zuppa, non riusciva a prendere gli spaghetti, però insomma adesso a pancia piena ci facciamo un po' di chilometri e vediamo un altro po' della città notturna. I bian bian mie meritano tantissimo, buoni, belli succosi, mi hanno dato proprio gusto. Raggiungiamo la Torre del Tamburo, magnificamente illuminata e frequentatissima dai locals. Quasi per caso ci ritroviamo nella via principale del quartiere musulmano, che inizia proprio alle spalle della torre. Schivando abilmente gli ambulanti che offrono il loro massaggio, ci immergiamo nelle luci e negli odori della via, dove gli immancabili live streamer ti vendono la qualunque. Passeggiamo assaggiando quella, tra gli innumerevoli baracchini di street food, fino a quando non decidiamo di tornare in albergo per farci una bella dormita in previsione di ciò che ci aspetta domani. Se il video vi è piaciuto lasciateci un like, per noi è molto importante, e se volete scoprire quello che ci aspetta domani iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina. Vi aspettiamo! Alla prossima! Sembra che a Xi'an sia stato inventato anche l'hamburger. Il Raojiaomio, il Raojiaomio,